Ciao amici, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Una cosa che mi è sempre piaciuta di questi ultimi tempi videoludici è una sorta di ritorno allo stile di gioco, a proprio realizzare giochi in stile retro gaming, in stile 16 e anche, perché no, 8 bit e forse anche qualcosa più indietro. È una cosa molto bella, è una cosa che io apprezzo tantissimo in quanto un appassionato retro gamers, un appassionato cultore dei bei tempi andati, soprattutto dei 16 bit che hanno visto la mia oramai passata giovinezza, e quindi trovo che sia una cosa molto divertente, molto stimolante e anche piuttosto bella dal punto di vista artistico, perché c'è gente che si prende e si sbatte tanto per realizzare un gioco moderno, quindi fatto adesso, anche con una concezione un po' vintage. Chiamiamola così vintage, con gli stessi tipi di dinamiche, con gli stessi tipi di gameplay, con lo stesso tipo di grafica e di sonoro. È tutta un'operazione nostalgia, secondo me molto spesso ben fatta, molto bella e quindi assolutamente pregevole, soprattutto per chi come me, appunto come ho detto, apprezza i bei tempi che furono. Però trovo anche che sia una cosa molto divertente e molto simpatica per quelli che invece stanno scoprendo quell'età dell'oro, per chi come me è già anziano, diciamo, quell'età dell'oro del gaming, quell'età dell'oro che con nuovi titoli che possono essere comunque utilizzati, giocati, fruiti, goduti al tempo odierno sulle console e sui sistemi di gioco attuali. Un esempio chiaro e lampante di questo fenomeno, di questa cosa, e tra l'altro è riuscito veramente molto bene, è Gunlord, o per meglio dire Gunlord X, un gioco sviluppato dalla compagnia di sviluppo indie tedesca NG Dev e uscito in origine nel 2012, per Neo Geo, proprio per Neo Geo su cartuccia e oltretutto indampabile. C'è proprio un gioco per Neo Geo. Nel 2012 questi ragazzi si sono messi lì e hanno creato un gioco per il Neo Geo. Cioè, tanto di cappello. Un gioco per il Neo Geo, questo diciamo sforzo artistico, questa diciamo dimostrazione artistica è stata particolarmente apprezzata e nel 2019 ne è uscita una versione enhanced, diciamo, appunto Gunlord X, per PlayStation 4 e Nintendo Switch, con qualche piccola aggiunta e che è proprio il titolo che andiamo a vedere adesso, che andiamo a analizzare più nel dettaglio. Gunlord X è uno shot 'em up run and gun in puro stile Turrican. E puro stile è a dire veramente poco, perché Gunlord si presenta proprio come un omaggio totale alla serie Turrican, proprio perché ne riprende tantissimo, intanto l'aspetto, ma anche tantissime meccaniche di gameplay, quale, una per dirne tutta, il fare la pallina mortale che lascia mine terrificanti in giro per i livelli. In Gunlord prenderemo i panni un po' scomodi, quindi l'armatura biomeccanica di Gordian Gaiden, un eroe spaziale intento a salvare la propria moglie Vanessa da un villain X come tanti che ha invaso il pianeta Kairos 2. Pianeta Kairos 2 che ovviamente è pieno zeppo di creature biomeccaniche intente a volerci fare la pelle. Il gioco si sviluppa su 9 livelli non lineari, quindi anche qui saremo impegnati oltre a blastare nemici e mostriciattoli di varia sorta, saremo impegnati appunto a cercare segreti, in questo caso gioielli, delle gemme, delle grosse gemme soprattutto, che raccolte in numero sufficiente ci daranno dei continui aggiuntivi per poter cercare di completare il gioco, e svariate zone segrete che aggiungono pepe e longevità al titolo, perché proprio per completare un livello al 100% dovremo impegnarci non poco. La struttura dei livelli è appunto quella di un run and gun, ma ci saranno anche un paio di livelli ispirati agli shot 'em up a scorrimento orizzontale, anche lì un altro caposaldo dell'epoca d'oro. In particolare a me ha ricordato tantissimo R-Type e titoli similari, è molto divertente e molto bello e ricorda anche tantissimo il famoso livello di Turrican 2 dove si controllava la navicella.
La grafica è colorata, pulita, fluida e veramente evocativa perché anche grazie a un sistema di scanline selezionabile o non selezionabile a seconda del gioco dà una sensazione proprio di stare giocando su un sistema simile all'Amiga 500. Proprio la grafica e il risultato grafico e sonoro è proprio quello anni 90 e secondo me è assolutamente una figata. Oltre a questo avremo le solite opzioni selezionabili per uno sfondo differente, diciamo un wallpaper utilizzabile perché la risoluzione grafica magari non prende proprio tutto lo schermo, quindi lo sfondo può essere selezionato, appunto la selezione delle scanline, luci, la luminosità, i colori e il sonoro, comunque diciamo tutte le opzioni base diciamo di un gioco così, non troppo complesse, però comunque si ci può andare un attimino a smanettare per rendere l'esperienza di gioco sicuramente la più bella, performante e a nostro gusto migliore possibile. Il gioco, appunto come abbiamo detto, consta in 9 livelli di una discreta difficoltà perché sarà un piacere giocarci, sarà un piacere portarlo a termine e vi farà anche dire qualche relativa bestemmia. Non è eccessivo, non è vergognoso come difficoltà, però comunque può essere un bel impegno. Si può giocare tranquillamente in una giornata, portarla a termine darà anche molta soddisfazione, soprattutto per chi ha vissuto questo tipo di giochi in prima persona durante l'infanzia. Però, come abbiamo già detto, sarà anche una cosa molto divertente e molto bella vedere se un tipo di gioco del genere, un titolo come Gunlord X, riuscirà ad avvicinare altre persone a questo stile di videogioco, questo stile retro, magari qualcheduno che non ha vissuto l'epoca d'oro dei 16 bit, degli 8 bit, però magari è interessato appunto a conoscerlo e approfondire la tematica, perché per un vero gamer secondo me è una specie di caposaldo. Bisogna saperne di questi tipi di giochi, bisogna conoscere questo tipo di gameplay perché assolutamente è basilare anche per tanti giochi che vediamo ai tempi nostri, ai tempi moderni. Ho giocato con estremo piacere e sto continuando a giocare con estremo piacere Gunlord X, proprio perché, come avete capito, è un titolo che mi ha emozionato, mi ha entusiasmato alla brutta, perché è proprio un qualcosa che rientra tanto nelle mie corde. Mi ricorda benissimo i miei tempi andati, l'età dell'oro dei 16 bit e soprattutto, come ho già detto, le miliardi di ore che ho passato con Amiga 500 sui vari Turrican, perché sì, perché è veramente una bella operazione nostalgia per quanto mi riguarda. Un titolo divertente, un titolo giocabile, una piccola perla, veramente una piccola perla, un gioiellino che a quanto mi riguarda non dovete assolutamente farvi scappare. Io vi consiglio di prenderlo anche dal link in descrizione, e giocarci, divertirvi, godervelo e farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Conclude ancora questo video, non faccio altro che ricordarvi di giocare sempre, giocare tanto, divertirvi e come sempre ogni volta chiudiamo la nostra cosa, keep on gaming.